Ciao ragazzi, bentornati per un nuovo appuntamento sul mio canale Uramariki Professione Nerd. Dopo un po' di mesi, con la recensione di oggi torniamo a parlare della Disney, analizzando non uno ma ben due Funko Pop provenienti dal mio cartone animato preferito. Sto parlando della Spada nella roccia. Questo classico, uscito nel lontano 1963, ci ha fatto conoscere diversi personaggi, ma due in particolare sono rimasti nel cuore a tutti noi fan disneyani. Sto parlando di Mago Merlino e di come si autodefinisce lei, la più formidabile, la più grande, la splendida, magnifica Maga Magò. E proprio lei è la protagonista di questa recensione. Diamo subito una rapida occhiata ai due Funko Pop, di cui comunque vi avevo già dato un'anteprima nei miei video haul dei mesi di novembre, dicembre e di marzo. Se non li avete visti ma volete andare a recuperare, vi lascio qui sotto nell'info box i link diretti. Eccoli qui, come potete vedere abbiamo il Funko Pop di Maga Magò, nome originale Madame Mim, in versione umana, che vi ricordo ho acquistato al GameStop al prezzo di circa 16 euro, e in forma drago, che ho invece acquistato da Games Academy Verona al prezzo di circa 25 euro. Quindi sarà sicuramente un unboxing molto ricco. Ma adesso, bando alle ciance, iniziamo con lo spacchettamento e ci ritroviamo poi al termine del video per i saluti finali. A tra pochissimo! Direi di iniziare l'unboxing con la più piccola delle due riproduzioni, perciò metto momentaneamente da parte il dragone. Questa è la facciata anteriore della scatola che, come da tradizione dei Funko Pop, ci dà un'anteprima della riproduzione che troveremo dentro. Possiamo vedere inoltre il logo Funko Pop, il nome del cartone di provenienza, appunto The Sword in the Stone, il numero seriale di questo personaggio, 1101, e il nome originale del personaggio, Madame Mim, che è stato poi italianizzato in Maga Magò. Questo è uno dei lati. Il retro, dove ci viene mostrata la linea completa che comprende Artù, Mago Merlino con Anacleto e l'altra Maga Magò trasformata in drago che analizzeremo tra poco. Questa è l'altra facciata laterale, il lato superiore e infine il fondo della scatola. Procediamo con l'unboxing. Come possiamo vedere, questo Funko Pop dispone di una basetta espositiva. Questo perché molto probabilmente avrebbe fatto fatica a stare in piedi sui suoi minuscoli piedini. Ed ecco la nostra maga in tutta la sua bellezza, o per meglio dire bruttezza, visto che per lei questo è un motivo di vanto. Diamole una rapida occhiata a 360 gradi, uno dei due profili, il retro e l'altro profilo. Questo Funko Pop di Maga Magò mi è piaciuto molto, è stato ben riprodotto. L'unica cosa che mi ha lasciato perplesso è stata la colorazione data agli occhi. Solitamente i Funko hanno tutti gli occhi neri, ma in questo caso hanno scelto di darle una colorazione verde acido, cioè quella delle pupille di Maga Magò. Purtroppo però questo colore secondo me non risalta rispetto al colore della carnagione e non mette quindi in evidenza gli occhi del personaggio. Quindi, parlando di valutazioni, per questo Funko Pop il mio voto è 7,5, un buon voto che avrebbe sicuramente potuto essere più alto se il colore dato agli occhi fosse stato il classico nero. Adesso però passiamo all'unboxing del secondo Funko Pop con la versione alternativa di Maga Magò trasformata in drago. Diamo una rapidissima occhiata anche a questa box, che comunque è del tutto simile alla precedente. Guardando il retro mi viene in mente che questa linea comprenderebbe altre due riproduzioni di Maga Magò, una in forma umana ma con la faccia da maiale e una seconda sempre trasformata in drago ma con la pelle di colore verde chiaro e il corpo cosparso di bolle rosse di morbillo, così come l'abbiamo vista nella sua ultima scena all'interno del film. Queste due versioni sono però probabilmente edizioni limitate, perché infatti non le ho mai trovate in giro né nei negozi e nemmeno nelle fiere comics. Inoltre, se avete visto il mio video haul degli acquisti di marzo, ricorderete che vi avevo accennato di un problema che ho avuto con questo Funko Pop. Ebbene, adesso facendo l'unboxing vi mostrerò di che cosa stavo parlando. Non
Non so se con la luce del flash si riesce a vedere bene, ma quando ho aperto questo Funko Pop per la prima volta, mio malgrado ho scoperto che lungo tutto questo lato del packaging protettivo in plastica c'erano delle crepe che impedivano anche ai due bottoncini sopra e sotto di chiudersi correttamente. Per fortuna ho risolto applicando diversi strati di scotch e in ogni caso la riproduzione all'interno si presentava integra. Ed ecco come si presenterà la nostra maga in versione drago sputafuoco. Analizziamola bene anche dagli altri lati. Guardate come è stata riprodotta bene nei dettagli della coda. Il retro con queste sue piccole ali. E infine l'ultimo lato. Al contrario dell'altra versione, in questo caso secondo me la colorazione verde degli occhi ci sta benissimo e le dona un aspetto molto più inquietante e malefico. Sicuramente ho preferito questa riproduzione rispetto a quella di Maga Magò umana. Parlando quindi di valutazioni, questa Maga Magò versione drago si porta a casa un bel 8,5. Adesso però è il vostro turno, perciò vi chiedo di farmi sapere con un commento sotto il video quale dei due Funko Pop di Maga Magò avete preferito e la motivazione. Bentornati, se vi è piaciuto anche questo nuovo video vi chiedo di mettere un pollice in su, di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi contenuti, di condividere il video sui vostri canali social. Vi chiedo inoltre, se già non mi seguite, di iniziare a farlo sulle mie pagine di Instagram e Facebook, dove mi trovate con lo stesso nome che ho qui su YouTube, Uramariki Professione Nerd. Infine un'informazione di servizio, questo sarà l'ultimo video prima delle mie meritate ferie estive, quindi non allarmatevi se nelle prossime settimane non mi vedrete pubblicare nuovi contenuti, ma ritornerò a settembre dopo questa piccola pausa più carico e motivato che mai. Ho concluso, perciò vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!